Ragazzi, quando ho visto questa custodia ho subito pensato impossibile che ci sia una chitarra qui dentro. Eppure questo oggetto misterioso potrebbe essere la risposta per chi ha sempre desiderato suonare, ma si è arreso davanti alle complessità degli strumenti tradizionali. Assomiglia a una chitarra, assomiglia a una tastiera, ma che cos'è veramente? Vediamo subito l'ultimo strumento smart di casa Enya, la Cyber G. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. La custodia è praticamente metà di una chitarra tradizionale. Di solito uno strumento a corda richiede molto più spazio, ma questa volta Enya propone qualcosa di completamente diverso. La custodia è molto robusta e aprendola nella parte superiore troviamo tutti gli accessori. Il caricatore, un cavo USB-C per la ricarica, una tracolla regolabile, la guida rapida e alcuni adesivi che possono essere attaccati sulla tastiera per facilitare l'apprendimento di chi non conosce la musica. Trovate come sempre il link in descrizione. Sì, perché la Cyber G nasce proprio per chi vuole divertirsi subito con il minimo sforzo. E ora vi farò vedere. Mi hanno inviato anche un microfono. Enya, però questo colore. E dai, su. Ed un paio di cuffie cosiddette headset che potete indossare comodamente e avere le mani libere. E inoltre abbiamo anche la base di ricarica che tiene in piedi la Cyber G. Molto comoda. Quella che vedete può somigliare a una chitarra senza corde, combinata con una tastiera. Non ci sono infatti corde da pizzicare o da accordare, ma il manico, come vedete, presenta dei tasti che sono sensibili al tocco e che simulano l'effetto di una chitarra. Mentre al centro troviamo una tastiera integrata che dà delle possibilità creative aggiuntive. E ora le vediamo. Il design è futuristico, è resistente ed è molto più leggera di una chitarra normale. Il manico ha un profilo a C molto ergonomico che si adatta molto bene alla mano, rendendo quindi facile la presa anche per chi non ha mai suonato uno strumento. Vedete, basta inserirlo, fare un click e lo strumento è montato. Dietro poi troviamo un bracciolo integrato e permette di impugnare la Cyber G come uno strumento tradizionale. Come vedete la Cyber G è più piccola di una chitarra elettrica e occupa meno spazio di una tastiera portatile da 49 tasti ed è stato progettato quindi per portare la Cyber G ovunque. Quindi non è una chitarra e non è neanche una tastiera. Perché? Ragazzi, ma secondo voi questa è più una chitarra o una tastiera? Fatemelo sapere con un commento scrivendo chitarra o tastiera, tanto non lo leggerò. L'obiettivo principale di Enya è semplificare l'esperienza musicale, specie per chi non ha voglia o non ha tempo di studiare uno strumento come ad esempio la chitarra. Lo dico da anni, suonare la chitarra richiede mesi di pratica quotidiana per ottenere dei risultati decenti. Invece con uno strumento, diciamo, ibrido, puoi iniziare a produrre musica e divertirti subito. E la mancanza di corde elimina il problema del dolore delle dita e dell'accordatura, che sono secondo me due dei principali ostacoli che spesso scoraggiano i principianti. Attenzione però, e qui lo ripeto, non è un sostituto di una chitarra tradizionale. Se volete imparare a suonare la chitarra dovete prendere una chitarra. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una Cyber G e spaccatela sul pulsante mi piace, doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! La Cyber G invece è uno strumento ibrido progettato per rendere la musica accessibile a tutti, dai bambini agli anziani, dai principianti, ma anche ai musicisti che cercano nuove possibilità creative, mettendo quindi l'esperienza dell'utente al centro di questo design. Ma come funziona esattamente questo strumento? Vediamo insieme le sue caratteristiche principali. Se osserviamo la Cyber G, notiamo subito che ogni aspetto è stato progettato pensando alla praticità e alla versatilità. Iniziamo con uno degli elementi più interessanti che hanno caratterizzato da sempre le chitarre tradizionali smart di Enya, come ad esempio la nuova Inspire che ho recensito qui sul canale, l'altoparlante integrato. La Cyber G infatti monta un altoparlante da 10 watt che produce un volume sufficiente per suonare in casa, per cui puoi iniziare a suonare immediatamente senza dover collegare casse o amplificatori esterne. E include anche un woofer da 20 watt che migliora la qualità sonora. Per accenderla basta premere il pulsante
e la Saber G è pronta. Come vedete si illumina tutta, è uno spettacolo secondo me vederla, soprattutto con la luce soffusa. Ma con tutte queste lucette quanto durerà la batteria? La batteria innanzitutto è da 3400 mAh, offre 5 ore di utilizzo continuo con l'altoparlante integrato, mentre è estendibile a 10 ore se la colleghiamo ad un amplificatore esterno, e poi la ricarica complessiva richiede solo 2 ore, per cui è ideale anche per chi è sempre in movimento. Troviamo sul retro tutte le connessioni. Qui troviamo un'uscita da 6,35 mm, quindi collegarsi ad un impianto, per questo è ideale per delle esibizioni dal vivo. Abbiamo poi un jack da 3,5 mm per le cuffie, quindi possiamo esercitarci in silenzio, e l'interfaccia USB. Ovviamente ha la connessione Bluetooth, questo per interfacciare lo strumento con smartphone o tablet. E questo perché tramite l'app Enya Music hai a disposizione una piccola band sempre con te. Con un solo clic infatti puoi creare delle tracce di accompagnamento completo, puoi regolare il tempo, lo stile, la complessità dell'accompagnamento per adattarlo perfettamente al brano che stai suonando. Questo che vedete al centro è il modulo tastiera, che è rimovibile ed utilizzabile come controller MIDI separato, quindi possiamo collegarlo al computer tramite la porta USB, espandendo quindi le potenzialità creative dello strumento sia dal vivo che per registrazioni in studio. E da poco è disponibile anche il cosiddetto modulo PIC. La modalità d'uso infatti di questo nuovo modulo rende l'esperienza più familiare per i chitarristi o per chi è all'inizio e vorrebbe provare una tecnica della mano destra simile a quella utilizzata sulla chitarra. E se volete davvero imparare a suonare la chitarra, fate un investimento su voi stessi e andate a vedere tutti i miei corsi di chitarra acustica, di chitarra elettrica, dove imparerete a suonare dal rock al blues agli effetti. Vi lascio come sempre il link qui sopra e in descrizione. Il potenziometro grande, oltre a spegnere e accendere la Saber G, permette anche di regolare il volume di ascolto. Abbiamo poi due tasti, uno per cambiare la modalità, e ora la vedremo, e uno invece per connettersi all'app. E con questi pulsanti possiamo scegliere il tipo di suono. La varietà di suoni infatti è molto vasta. Abbiamo il piano elettrico, la chitarra elettrica, il synth, chitarra classica, basso, armonica, strumenti a corda, organo, e ci sono anche degli strumenti tradizionali orientali. La qualità del suono non è altissima come nei synth professionali, ovviamente, ma sicuramente è apprezzabile per chi si appresta ad un primo approccio alla musica. E ora che abbiamo visto le caratteristiche di questo strumento innovativo, vediamo come si usa nelle sue due modalità principali. La prima modalità si chiama Sing and Play e permette di imparare a suonare delle canzoni complete in pochi minuti, anche se non hai mai preso in mano uno strumento. E secondo me questa è la modalità ideale per gli amanti del karaoke. Basta aprire l'app Enya Music sullo smartphone, selezionare uno dei brani disponibili, possiamo cambiare numerose impostazioni, tra cui la tonalità per adattarla alla nostra voce, e sul display possiamo vedere il testo che scorre perfettamente sincronizzato con la musica. Sul display della Saber G appaiono luci colorate, animazioni intuitive che indicano i tasti da premere nel momento esatto, e questo rende l'apprendimento immediato. Tutto è quindi progettato per essere compreso al volo anche da chi non ha mai studiato musica. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Se invece preferite seguire un brano in maniera personale, quindi secondo il vostro gusto, basta passare alla modalità solo. E qui la Saber G rivela la sua grandissima versatilità. La mano sinistra infatti gestisce gli accordi sul manico, mentre la destra può creare delle melodie suonando la tastiera. Abbiamo quindi due strumenti che dialogano attraverso le tue mani. Possiamo anche impostare la drum machine, possiamo scegliere il tempo, abbiamo anche la possibilità del tap tempo. Le batterie di accompagnamento spaziano dal rock al jazz, dalla bossa al pop. E nella modalità avanzata possiamo impostare al volo 3 tipi di accordo per ogni tasto. Ad esempio, sul primo tasto posso premere al centro per avere l'accordo di Do maggiore, premere invece in basso per avere ad esempio il Do settima e in alto per avere il Do minore o il Do major 7. Possiamo impostarlo noi. E in questo modo abbiamo a disposizione ancora più possibilità creative. E con questo pulsante possiamo cambiare al volo la tonalità. Possiamo anche cambiare le ottave, quindi salire di un'ottava, scendere di un'ottava,
fa. Posso anche scegliere tra diversi stili di finger picking, da un arpeggio a un ritmo più energico. Con la sinistra adesso suonerò 4 accordi, ad esempio Do, Sol, La minore e Fa, mentre la destra farò una breve melodia. E anche qui l'app Enya Music è il cuore del sistema per personalizzare ancora meglio le nostre esigenze. Esplorando le varie opzioni troviamo dei pattern folk classici, dei ritmi moderni e le tecniche di pennata per ogni stile. Possiamo quindi cambiare gli strumenti virtuali, regolare i volumi e salvare tutte le impostazioni per richiamarle al volo. Ma dopo avervi mostrato tutte queste possibilità, quali sono le mie considerazioni finali su questo strumento? Ragazzi, come ho detto dall'inizio del video, la Cyber G non è una chitarra, è più una tastiera, a mio avviso, portatile. Il prezzo è di 399 euro, ma potete prenderla con uno sconto grazie al coupon che mi ha inviato Enya. Vi lascio il link in descrizione. Considerando tutte le funzionalità che offre e la qualità costruttiva, il prezzo può essere giustificato, specie per chi ha voglia di divertirsi e cantare accompagnandosi. Poi la custodia inclusa, molto resistente, e tutti gli accessori aggiungono sicuramente valore al pacchetto complessivo. Ci tengo a ripeterlo, non è assolutamente un sostituto della chitarra, piuttosto è uno strumento che permette di divertirsi subito accompagnandosi cantando. Se non avete tempo o voglia di affrontare anni di studio e di pratica con uno strumento tradizionale, probabilmente la Cyber G potrebbe essere esattamente ciò che vi serve. Questo perché elimina subito le barriere tecniche ed è anche molto divertente. Pensate che i miei figli l'hanno presa per gioco e si sono divertiti tantissimo. Trovate come sempre il link in descrizione. Se volete imparare a suonare la chitarra, comprate un pianoforte. Scherzo, comprate una chitarra, anche smart se volete, con tutte queste funzioni, la cassa incorporata, ma con tasti e corde vere, come questa qui sopra per esempio. Poi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! Yeah!